Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella terza puntata di Succo Taste. Oggi si cambia registro, oggi non si parla di amore, sentimenti, grandi opere visive, proprio niente di tutto ciò. Oggi si fa un testacoda e si va nella direzione opposta. Parliamo proprio di Death Note, celeberrima serie andata in onda a cavallo tra il 2006 e il 2007. Se penso che quando ha smesso di essere trasmessa per la prima volta avevo appena 6 anni, quasi rabbrividisco. Ma siamo qui per parlare un po' di quello che rappresenta Death Note. Death Note è la storia di un ragazzo fuori dal comune, Light Yagami, che trova, per puro caso, un quaderno il quale potere è di causare la morte di qualunque uomo il proprio nome venga scritto sopra. O per dirla in parole semplici, tu scrivi il nome del tizio che vuoi morto e da lui schioppa il cuore dopo 40 secondi spaccati. Tutti gli altri dettagli legati al quaderno li lascia nascosti, perché è più bello scoprirli tramite la visione dell'anime o la lettura del manga. E comunque sia, se non l'avete ancora visto o letto, vi prego di uscire dalla grotta in cui vivete o di smettere di vivere da eremiti nel Tibet. Questo ne vale proprio la pena. Perché vi dico che ne vale la pena? Per la scrittura della maggior parte dei personaggi e per il telo che il mangaka Tsugumi Oba è riuscito a tessere, manipolando il lettore proprio come vuole. Abbiamo però i due personaggi principali innanzitutto. Light Yagami, il personaggio principale, nonché il cattivo, il liceale migliore del Giappone, dotato di una capacità di giudizio ed un'intelligenza fuori da questo universo, a tratti fuori dalla realtà, ma mai così tanto da farlo sfociare nel ridicolo. Con una compostezza fuori da ogni logica ed un distaccamento emotivo, figlio della volontà di raggiungere il traguardo, degno solo di Light, che non farà mai un passo indietro nei confronti dei suoi ideali. E soprattutto con un senso della giustizia alquanto particolare, che speziato dal Death Note, creano uno degli episodi pilot più coinvolgenti che vedrete. Ma siccome non può vincere un ragazzo con un quaderno che ammazza la gente e che sviluppa il complesso della divinità, perché sì, è appurato che Light ne soffra ed è anche abbastanza scontato sin dagli albori. Vi introduco l'antagonista e paladino più strano che voi potrete mai vedere, L. Oryuzaki, il più famoso detective del mondo, la cui vera identità è celata, quindi niente morte istantanea. Un antagonista atipico, l'unico che riesce a tenere testa a Light in quanto ad intelligenza e perspicacia. Ma adesso vi chiederete perché ho chiamato il protagonista principale cattivo e il suo antagonista invece l'ho etichettato come paladino? Perché la cosa in cui più riesce quest'opera è farti simpatizzare per chi invece andrebbe fermato, per tutta la sua durata, anche durante il finale. Siamo quasi ammaliati dal personaggio di Light, dai suoi ragionamenti, dal suo riuscirsi ad adattare e contrattaccare chiunque cerchi di fermarlo, distaccato completamente da tutti gli altri e con un solo obiettivo: riformare il mondo e crearne uno in cui lui è un dio sceso in terra. Le uccisioni, che vengono introdotte in massa sin dal secondo episodio, diventano normali per chi le guarda, quasi come fossero qualcosa di legittimo e giusto. Tutto perché le parole di Light al 99% hanno un senso, epurare il mondo dalla gente che crea problemi e minaccia la pace ha senso. Ma, come tutti noi sappiamo, un uomo in grado di poter uccidere chiunque costituirebbe una minaccia senza pari, oltre che far di quest'ultimo il primo e più grande assassino di tutti i tempi. Ma nonostante ciò, ci ritroviamo nella posizione di fare il tifo per Light e sperare che trovi un modo per sbarazzarsi di Ryuzaki definitivamente. Togliersi di mezzo l'unico grande ostacolo verso il quale lui stesso prova una sorta di rispetto, dato che è l'unico a riuscire a stare al suo passo. La trama risulta abbastanza piacevole per l'interezza della serie, dato che anche i personaggi secondari hanno un ruolo chiave nello svolgimento degli eventi, con azioni che deviano il corso della serie ed irrimediabilmente anche l'esito, partendo da Misamane e chiudendo con Matsuda, con alti e bassi, ma mai nulla di eccessivo. La regia è curata abbastanza bene, il nome di Tetsuro Araki è una garanzia, con una soundtrack e delle scelte registiche di primo ordine che riescono a farti emergere il più delle volte in situazioni apparentemente surreali. Un plus gigantesco va al doppiaggio italiano, che è ad oggi uno dei migliori riusciti, con un Flavio Aquilone spaventosamente bravo nell'interpretare Light Yagami, quasi come se fosse lui davvero. Da qui in poi voglio parlarvi del finale, e dunque se deciderete di chiudere adesso vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a seguire il podcast. Dunque, adesso che gli stronzi che non hanno ancora visto quest'opera se ne sono andati, vorrei dirvi i miei due spicci riguardo il finale, o meglio gli ultimi 12 episodi. Dopo che Light, con un piano davvero perfetto anche nei dettagli, riesce ad uccidere Ryuzaki, ovviamente non poteva finire così, perché in Giappone hanno deciso che il cattivo non doveva vincere. Adesso non sta a me dire se sia una scelta giusta o no, però se avesse vinto Light e dal suo fianco ci fosse stata Misa, non mi sarei lamentato. Sarebbe stato un ending davvero bello, con il pick narrativo nel momento giusto, ma purtroppo non è andata così. Nonostante ciò,
la trama continua a fluire bene, Light si afferma come un ottimo main character, anche se la crescita durante la storia è soltanto fisica e niente più. Lui è già praticamente l'essere perfetto, anche se questo fattore, non so perché, non mi pesa più di tanto, anzi l'ho trovato intrattenente. Tutto bellissimo fino all'ultimo episodio, dove pur di farlo perdere si inventano una falla nel suo ennesimo piano perfetto, o meglio una casualty, creata dall'adepto a cui Light aveva affidato il quaderno, Teru Mikami, che non si era rivelato così ciecamente fedele nei confronti delle azioni del suo dio ed aveva creato la falla nella quale Nier ovviamente si è infilato, facendo capitolare completamente i piani di Kira. Acting della Madonna e dialogo finale di Light a livelli mostruosi. Veramente ci si domanda davvero chi abbia ragione, chi debba vivere e chi no, nonostante la risposta sia sempre la stessa. Il solo fatto che arrivi con delle semplici parole a farci domandare, anche a noi spettatori, chi debba veramente prevalere è qualcosa non da poco, secondo me. In ultima istanza vorrei far notare che Light, se non fosse stato per l'errore di un esterno non completamente controllabile, Mikami, avrebbe vinto. Giusto per essere chiari è, sempre secondo me, rivolgendomi a chi ha letto il manga, molto probabilmente la ragazza dell'ultima tavola è Sayu, o almeno così voglio convincermi. Detto ciò, credo che per oggi sia tutto. Vi invito ad iscrivervi al canale se lo state ascoltando su YouTube o iniziare a seguire la pagina del podcast se siete su Spotify o simile. E vi invito pure a fare un rewatch di sta serie che male non vi fa. Per oggi Succo Taste è finito, ma ci sentiamo la settimana prossima.